Ciao ragazzi, oggi parliamo della base Asetec modello Forte e andiamo quindi a chiudere il cerchio di quello che è tutta la lineup del brand. Approfitto del video per andarvi a parlare anche del software RaiseHub, degli aggiornamenti che ha avuto e quindi delle nuove feature che sono presenti su tutta la sua lineup. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare della base Direct Drive di Asetec modello Forte, 18 Nm. Inizio con gli aspetti estetici. Tutta la base motore è lunga intorno ai 30 cm e larga poco più di 12 cm e mezzo. Per quanto riguarda il fissaggio sulle vostre postazioni, si fa tramite questi inserti qui dentro. Sono scorrevoli e quindi rendono il montaggio molto semplice. Ci sono anche degli add-ons che potete comprare all'interno del sito Asetec che consentono di montare veramente le sue basi su qualsiasi postazione. Per quanto riguarda l'interasse tra i fori degli inserti, parliamo di 8 cm e mezzo. Per quanto riguarda le caratteristiche estetiche, tutto il corpo del motore è in metallo e questo serve anche a dissipare il calore che queste basi producono. Invece front cover e back cover sono in plastica. Per quanto riguarda il quick release, tutto in alluminio al CNC, è un modello simile ad altri che abbiamo conosciuto, questo perché Asetec, come dirò più volte nel video, ha acquistato le api da Syncube in vari aspetti, il quick release è uno di questo, ma l'ha evoluto di vari anni portando l'elettronica all'interno del quick release e questo consente a tutta la lineup Asetec di funzionare in maniera wireless, anche se wireless non è il termine corretto perché la connessione avviene tramite questi pin e piuttosto stateci attenti quando andate a montare il volante. Sottolineo anche che ultimamente si sta parlando di altri brand che hanno fatto quick release che rendono possibile la trasformazione in wireless di qualsiasi volante. Asetec ce l'ha ormai da anni perché se voi comprate il suo quick release di terze parti consente di montare qualsiasi volante USB e trasformarlo in wireless per le sue basi. In più molti brand ormai hanno iniziato a mettere all'interno dei propri volanti un connettore USB Type-C e quindi la connessione avviene anche all'interno e non ci sono più cavi nella parte esterna. In questo caso lo chiamo quick release proprio anche per la semplicità di montaggio e smontaggio di qualsiasi volante. E questo design, dal mio punto di vista anche su Syncube, rende la connessione base volanti ai massimi livelli di quello che si può avere in questo genere di prodotti. Arriviamo alla parte dietro e alle connessioni. C'è il connettore di alimentazione, c'è il connettore USB Type-C per collegarlo al vostro PC e c'è una sorta di hub che consente di montare qualsiasi periferica direttamente alla base Asetec per alimentarla e quindi elimina un pochino quello che è l'utilizzo di altri cavi o hub esterni. Secondo me ad oggi nel nostro utilizzo un bel plus e ormai Asetec lo utilizza da tantissimo tempo nella linea Forte e nella linea Invicta, non sono presenti nella linea la prima. Ci sono poi altre due connessioni che servono per montare, vediamo, ve li faccio vedere, il pulsante di accensione e il pulsante di kill switch, cioè quello che va a togliere potenza al motore nel caso impazzisca. Sono presenti già nella confezione soltanto in Forte e Invicta. Già che siamo nella parte dietro vi parlo dell'elettronica, è di derivazione Syncube 2, questo perché Asetec ha acquistato le api da Syncube, infatti l'esperienza effettiva è davvero gemella o davvero molto simile a quella che può essere quella di un Syncube 2 e infatti anche il software, se più con nomenclature diverse, ha gli stessi filtri che sono disponibili anche per l'altro brand. Per quanto riguarda l'encoder, anche in questo caso abbiamo un 22 bit, quindi 4 milioni di posizioni. Tra i massimi di questa categoria, personalmente già dai 2 milioni in su, considero un encoder, in questo caso encoder assoluto,
al top di quello che possiamo percepire noi con le mani. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché gli encoder sono molto importanti per l'applicazione dei filtri. Li sentite che si applicano in maniera più fluida rispetto a encoder molto meno risoluti e soprattutto aiutano anche la comunicazione del motore con il gioco a far capire esattamente in quale posizione si trova e quindi donarci la migliore esperienza di force feedback. E proprio per l'esperienza il motore utilizzato all'interno è un motore MIG. Ha delle caratteristiche peculiari, la più importante che tengo a sottolineare è avere un'inerzia molto bassa e questo si traduce quando anche accendete la base che sentite senza applicazione di nessun filtro il volante molto più libero rispetto a moltissimi altri brand. Altra cosa molto interessante di Asetec sono le strisce LED che nella versione forte sono 4 e queste possono essere utilizzate oltre per motivi estetici anche per dati telemetrici, ma per entrare un pochino più nello specifico del software ho fatto un video per voi. Eccoci finalmente a RaySub, in questo caso la versione 4.2.1. Nel primo tab abbiamo la possibilità di andare a centrare il nostro volante rispetto alla base. Se non l'avete ancora fatto, cliccate Set Center. Nel secondo tab ci sono tutte le impostazioni relative al vostro servomotore. In questo caso questo è un mio preset, ce ne sono comunque già 2 disponibili da Asetec. Andate a testare quello che più vi piace. In questo caso damping, friction, inerzia, questi sono i valori, sono quelli che danno la prima impressione, i primi effetti al vostro servo anche al di fuori del gioco. Per quanto riguarda il Corner Force Assist, è quel filtro che va a togliere un po' di forza alla percorrenza in curva, scegliete il valore più adatto a voi. Overall Force, in questo caso io utilizzo 18 Nm, tutta la forza del servo. Torque Behavior Prediction è una sorta di filtro smussamento. Adesso dal mio punto di vista ha un buon effetto anche il valore 0, in questo caso io lo utilizzo a 1. Per quanto riguarda il Torque Acceleration Limit, io l'ho utilizzato a 2,8 Nm secondo. Questo perché vado a smorzare quelle che sono le accelerazioni, perché questo genere di servo hanno accelerazioni molto importanti quando si utilizzano soprattutto a forze importanti. Per l'utilizzo di autostradali, GT, Formula, personalmente preferisco sempre abbassare quella che è l'accelerazione e avere un servo più naturale. Naturalmente per chi gioca a giochi di rally o drifting probabilmente aumenterà questo valore. E per quanto riguarda l'anti-oscillation lo utilizza al 5%. Ogni volta che fate una modifica che vorrete sia salvata sul vostro profilo, salvate Save to Wheelbase. Per quanto riguarda il terzo tab abbiamo la molla di centraggio che io tengo spenta, il Safe Mode che va a disabilitare la base dopo qualche minuto che voi non ci state giocando, e Lens of Detection che rileva quando le mani non sono appoggiate sulla base. Anche questo aiuta la sicurezza del servo, però in realtà con movimenti molto veloci tende a dare dei falsi positivi, come succede con tutte le basi esistenti sulla faccia della terra, quindi per questo personalmente io preferisco disabilitarlo. Scegliete voi il settaggio più adatto. Nell'ultimo abbiamo le notifiche audio, anche qui io la tengo spenta. Nella parte in alto abbiamo Settings. Nella parte General abbiamo tutto ciò che riguarda i LED, l'attivazione al lancio di Windows, vedete voi quello che preferite. Nel secondo tab, molto importante, i settings per i game. In realtà fa tutto in automatico. Voglio far notare, visto che è un po' che non recensisco basi Asetec, che hanno attivato il 360 Hz Force Feedback che è disponibile su iRacing. Dovrete voi decidere se attivarlo o disattivarlo. Nell'ultimo tab abbiamo le informazioni sui firmware della base, del volante e di tutti i componenti. Andiamo adesso alla sezione LED. E qui possiamo andare a impostare 4 LED di notifica che ci sono sulla base. Naturalmente possiamo cambiarne l'intensità e la colorazione quando non siete in gioco, ma già da un bel po' hanno attivato anche la segnaletica di molti quelli che sono gli effetti di telemetria, oltre a quelli delle bandiere. Scegliete voi la colorazione che più preferite, però già è tutto impostato. Nella sezione Brightness possiamo di nuovo andare a scegliere l'intensità di illuminazione di tutte le periferiche che abbiamo Asetec. Nell'ultima sezione possiamo sempre scegliere l'intensità, ma soprattutto possiamo scegliere anche diversi modi in cui questo dovrà illuminarsi quando sarà in Hild Mode, quando non siete in gioco. Penso, per quanto riguarda il loro software, di avervi detto tutto.
Ciao ragazzi, bentornati. Mi sento di sottolineare quelli che sono i due aspetti più importanti e innovativi che hanno portato sul nuovo Race Hub, ed è il nuovo filtro smussamento che, come è stato aggiornato nella controparte SynCube, è stata riportata anche nella parte Asetec, e quindi anche con valori veramente bassi si gode di una fluidità di un altro livello rispetto a prima. E poi per gli amanti di iRacing, le implementazioni di iRacing 360, la comunicazione di base gioco a 360 Hz, che in realtà comunque è stata già implementata da un po'. Ma arriviamo quindi alle conclusioni finali. 18 Nm secondo me è lo spartiacque tra chi vuole basi anche di livello forza top gamma rispetto a chi magari vuole spendere un po' meno e sta iniziando adesso il suo primo approccio nel sim racing, perché 18 Nm dal mio punto di vista donano un coinvolgimento totale alla guida molto appagante. Naturalmente allargo un po' il range, secondo me dai 17 ai 20 Nm sono già più che sufficienti per darvi un'esperienza che vi coinvolge anche a livello fisico. Naturalmente per utilizzarle a queste potenze servono dei filtri specifici, quindi quelli che vanno a diminuire un po' la velocità e quelli che vanno a diminuire le forze costanti all'interno delle curve che questa base offre, perché altrimenti a 18 Nm comincia a essere forse troppo impegnativo e irrealistico utilizzarle. Però poter aumentare la forza fino al suo massimo aumenta quelli che sono i dettagli, perché i dettagli sono nella forza. La base funziona su tutti i giochi, c'è una pagina dedicata all'interno del suo software per in realtà rendervi molto semplice anche l'implementazione della parte di telemetria quanto riguarda le dashboard e l'illuminazione, quindi caratteristica anche che apprezzo del brand Asetec è che rende tutti i suoi prodotti molto user friendly. E poi per quanto riguarda l'esperienza di guida, oltre la forza che vi offre, naturalmente l'elettronica dotata in questa serie di motori è quello che io definisco il vertice di categoria, un controllo del servo chirurgico, e quindi vi permette di apprezzare qualsiasi gioco, perché quando avete una base che è un bisturi, poi dipende soltanto dal gioco che deciderete di utilizzare quello che andrete a sentire. Entrando ancora più nel dettaglio nell'esperienza di gioco, come già vi ho detto prima, avendo questa un'inerzia davvero molto bassa, montandoci volanti molto leggeri, avete anche di base una velocità di reazione davvero elevata e soprattutto anche un livello di sentire il micro dettaglio davvero di alto livello. Naturalmente comunque a chi piace anche una guida, per esempio per me un pochino più naturale, vado ad abbassare un pochino la velocità, vado ad aggiungere un po' di damping, friction, inerzia, a seconda di quelli che sono i miei gusti. Ma considero davvero questo genere di prodotti tra i migliori acquistabili, soprattutto anche per il tipo di assistenza che Asetec ha e dà ai suoi clienti, ai vertici di quello che può essere anche questo genere di servizio. Io infatti spesso mi trovo a consigliare questo genere di prodotti, oltre perché li reputo tra i migliori acquistabili, hanno anche un'azienda alle spalle, secondo me, di alto livello, che offre un pacchetto totale, anche rimanendo tutto in casa Asetec, che secondo me farà felice tantissime persone. E poi anche perché sposo un po' quella che è la sua filosofia molto rivolta a un'esperienza nuda e cruda e anche hard per quanto riguarda anche le sue pedaliere, mi dà sempre un motivo in più per consigliarla. Naturalmente chiunque voglia acquistare i suoi prodotti, all'interno del loro sito ci sono dei bundle che già iniziano a farvi risparmiare. Qui sotto metterò in descrizione un codice sconto di un ulteriore 5% ed è uno sconto che va ad aggiungerci a quelli già presenti sul sito. Visto che ormai vi ho portato tantissimi prodotti e ve li ho consigliati molto spesso, sarei curioso qui nei commenti di sapere anche la vostra esperienza, sia di chi ancora è indeciso e sta valutando l'acquisto di un prodotto Asetec, ma sarei anche molto curioso di qual è stata la vostra esperienza anche dopo il mio consiglio. Ringrazio come sempre Asetec per credere nel mio canale e farmi recensire tutta la sua app di prodotti. Ragazzi, spolliciate, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima, ciao!